fa un caldo della Madonna. Ciao a tutti, io sono Daniele e vi do il benvenuto o bentornati su Autopapaddle. Il momento storico da cui in generale si fa partire tutta la biologia moderna è considerato essere la data di pubblicazione dell'origine delle specie. Infatti, da quel momento in avanti, tutte le più disparate discipline biologiche, dalla genetica alla zoologia all'ecologia, sono unite fra loro da un'unica matrice comune evolutiva. Ma è solo nel corso del Novecento che, tuttavia, è stato possibile sviluppare tutta quella serie di conoscenze e strumenti che ci hanno consentito di rafforzare e di confermare la teoria darwiniana, oltre che a riempire alcuni importanti gap, fra cui in particolare quelli relativi ai meccanismi che regolano l'ereditarietà dei caratteri e la loro espressione, e a quale sia il mezzo che veicola la trasmissione dei pacchetti di informazione genetica, che adesso chiamiamo geni, alle future generazioni. Oggi sappiamo che questo mezzo è una molecola che risiede all'interno delle cellule di qualsiasi organismo. Il DNA o acido deossiribonucleico è quel filamento dall'iconica forma a doppia elica che non solo ha rivoluzionato la biologia, ma ci ha inoltre permesso di sviluppare tecnologie considerate fantascientifiche solo fino a qualche decennio fa, come quella ad esempio dell'editing genetico, facendo progredire le nostre conoscenze non solo in ambito medico, ma anche ecologico ed evolutivo. Per arrivare a questo, però, è stato necessario percorrere una strada molto accidentata, ed è questa la storia di cui voglio parlarvi. Partiamo dalla seconda metà del 1800, quando un medico svizzero, Friedrich Mirscher, si faceva reperire delle garze usate e intrise di pus da una clinica locale per poter caratterizzare la componente proteica dei globuli bianchi umani. Incontrò così una sostanza dalle proprietà chimiche insolite, dall'elevato contenuto di fosforo e resistente alla digestione proteica. Dal momento che fu isolata dal nucleo delle cellule, Mirscher chiamò tale sostanza nucleina. Successivamente il biochimico Phoebus Levin compì una serie di studi che lo portarono a caratterizzare le unità strutturali di cui il DNA è costituito, ossia i nucleotidi. Questi sono formati da un gruppo fosfato legato a uno zucchero e ribosio nell'RNA, il deossiribosio nel DNA e una base azotata fra le quattro adenina, citosina, timina o guanina. Ma il suo modello differiva di gran lunga da quello attuale, in quanto Levin immaginava corte sequenze di sole 4 unità che presentavano le stesse 4 basi azotate. Pur non essendo supportato da molte evidenze, molti biochimici in realtà ritenevano sufficientemente valido tale modello, i quali prediligevano le proteine e ritenevano queste essere il supporto fisico attraverso cui l'informazione genetica viene trasmessa alla progenie. D'altronde non sembrava esserci paragone, dal momento che le proteine sono molecole funzionalmente molto versatili, ma soprattutto sono costituite da catene di centinaia di aminoacidi ed essendo 20 il numero di diversi aminoacidi, il numero totale di possibili combinazioni era sufficiente a supportare un contenuto informativo necessario per lo sviluppo di un organismo. Il DNA, di contro, presenta soltanto 4 possibili stati corrispondenti alle 4 basi azotate e in base ai modelli dell'epoca, pertanto, non poteva competere in quanto a contenuto informativo. Già negli anni 20 gli studi di citogenetica avevano individuato i cromosomi come i contenitori dell'informazione ereditaria, tuttavia molti scommettevano sul contenuto proteico, mentre relegavano al DNA un ruolo marginale come un ruolo strutturale o come deposito di fosforo o di regolatore di acidità. Per scalzare le proteine come candidato principale fra le molecole depositarie dell'informazione genetica, è stato prima necessario passare attraverso una lunga serie di osservazioni che ebbero inizio con gli esperimenti e il lavoro di Griffith nel 1929 sui ceppi di Streptococcus pneumoniae. Frederick Griffith fu un batteriologo britannico che vide gli effetti dell'influenza spagnola e iniziò pertanto a lavorare sugli pneumococchi con il tentativo di sviluppare dei vaccini contro la polmonite, una malattia che all'epoca mieteva moltissime vittime. Nel suo lavoro utilizzò diversi ceppi, di cui uno virulento, le cui cellule erano cioè provviste di un rivestimento protettivo che consentiva al patogeno di eludere le difese immunitarie della cavia e di causarne quindi la morte.
Un altro ceppo era invece sprovvisto di questo rivestimento e quindi se iniettato del topo le sue difese potevano neutralizzarlo. In uno dei suoi esperimenti Griffith osservò qualcosa di insolito. Quando il ceppo virulento ma ucciso al calore era iniettato nella cavia, questo non provocava la morte della cavia. Tuttavia, quando questo ceppo virulento ma ucciso al calore era iniettato assieme al ceppo non virulento ma vitale, allora stranamente le cavie morivano come mosche. Se sia il ceppo virulento ucciso al calore, sia il ceppo non virulento vitale da soli non determinavano la morte delle cavie, perché se iniettate assieme invece le cavie morivano come se fossero state iniettate con un ceppo virulento vitale? Griffith andò quindi ad analizzare il sangue di queste cavie, dove vi trovò non soltanto pneumococchi non virulenti vitali, ma anche pneumococchi virulenti vitali, distinguibili se fatti crescere su piastra Petri. Il ceppo virulento forma infatti colonie dall'aspetto liscio e ruvido, per via della presenza della capsula protettiva, mentre il ceppo non virulento forma colonie dall'aspetto più ruvido. Griffith concluse che alcune delle cellule del ceppo non virulento erano state trasformate in quelle del ceppo virulento. Questa trasformazione sarebbe stata mediata da quello che lui definì un principio trasformante che, trasmesso dal ceppo virulento a quello non virulento, avrebbe conferito a quest'ultimo la capacità di formare anch'esso una capsula protettiva attraverso cui poteva sfuggire alle difese immunitarie dell'ospite e quindi finire così per ucciderlo. Quale che fosse la natura di questo principio trasformante rimase una questione aperta a futuri studi. Per questo, soltanto 15 anni più tardi, nel 1943, Avery, MacLeod e McCarthy misero a punto degli esperimenti per determinare quale fosse la natura della molecola che trasmetteva l'informazione determinante la trasformazione batterica osservata da Griffith. Attraverso una digestione enzimatica selettiva che andava a intaccare le proteine e non il DNA, dimostrarono che il principio trasformante doveva essere essenzialmente costituito da acidi nucleici e non da proteine. In pratica, soltanto quando il ceppo non virulento era esposto al DNA del ceppo virulento, allora la trasformazione poteva avvenire, mentre se il ceppo era esposto solo alle proteine del ceppo virulento, allora non accadeva nulla. Questo risultato però non convinse i più scettici che ancora scommettevano sulle proteine. Fu quindi necessario attendere un'altra decina d'anni quando Martha Chase e Alfred Hershey nel 1952 fornirono un forte supporto all'argomentazione del DNA quale molecola ereditaria. All'epoca si era infatti venuto a formare un gruppo di ricercatori che lavoravano specificamente sui batteriofagi o fagi, virus che infettano specificamente i batteri, e di cui Hershey e Chase erano fieri membri. In particolare loro lavoravano con il fago T2 che ha quel rivestimento proteico a forma di lander lunare che tutti ormai conosciamo. L'idea era quella di infettare delle cellule batteriche e vedere quale fra la componente proteica e quella nucleotidica era responsabile della proliferazione virale. Ma come distinguere l'una dall'altra? Ed è qui che si manifesta il disegno sperimentale in tutta la sua ingegnosità. Il DNA e le proteine differiscono negli atomi che contengono. Le proteine hanno qualcosa che il DNA non ha e il DNA ha qualcosa che le proteine non hanno. Il DNA contiene atomi di fosforo, mentre le proteine no. Le proteine contengono atomi di zolfo, mentre il DNA no. Potendo sfruttare questa specificità, gli autori fecero crescere le cellule batteriche in due distinti terreni di coltura, uno con l'aggiunta di zolfo 35, un isotopo radioattivo dello zolfo, l'altro con l'aggiunta di fosforo 32, un isotopo radioattivo del fosforo, per far sì che i microrganismi incorporassero separatamente i due isotopi. Le cellule batteriche vennero quindi esposte ai fagi, quindi la progenie virale doveva aver incorporato a sua volta gli stessi isotopi. I fagi, ora marcati con l'uno o con l'altro isotopo, vennero trasferiti per infettare altre cellule batteriche, stavolta cresciute su terreni privi di isotopi radioattivi e quindi non marcate. I rivestimenti proteici vennero separati per centrifugazione dalle cellule batteriche, le quali vennero lisate per liberare la nuova progenie virale.
Quella risultante dal gruppo marcato con fosforo 32 risultava marcata a sua volta. Quella invece risultante dal gruppo marcato con zolfo 35 invece non presentava segnali radioattivi. Ciò suggerì, oltre ogni ragionevole dubbio, che era il DNA e non le proteine ad essere la molecola portatrice dell'informazione ereditaria. Ma la conferma vera e propria riguardo al DNA come molecola dell'ereditarietà arrivò soltanto una volta che venne risolta la sua struttura molecolare. Dopo una serie di tentativi infruttuosi, il dato decisivo arrivò da una foto scattata con il metodo della cristallografia a raggi X da Raymond Gosling, uno studente di dottorato di Rosalind Franklin. Per la prima volta si ottenne un'immagine ben definita tale da rendere possibile la misurazione di parametri che si riveleranno fondamentali per risolvere la struttura del DNA. Tale foto passò alla storia con il nome di foto 51. Attorno a questa foto vi è una nota controversia che vede la Franklin come derubata dei dati cristallografici e il cui merito è stato riconosciuto propriamente soltanto dopo la sua morte. Tuttavia la storia è molto complessa e articolata, vi invito pertanto per adesso ad andare a leggere il link che vi metterò in descrizione. La foto rese chiaro che il DNA doveva avere una forma a doppia elica con una struttura regolare e ripetuta. Finalmente nel 1953 Watson e Crick arrivarono al modello attuale, con le due catene di zucchero fosfato che decorrono con andamento antiparallelo all'esterno della molecola, mentre all'interno vi sono le basi che formano coppie unite fra loro da legami idrogeno in coppie fisse, adenina con timina, guanina con citosina. Assieme alla struttura fu subito ovvio anche come dovesse svolgersi il meccanismo di replicazione. Come anticipato da un profetico Nikolai Koltsov 25 anni prima, la replicazione doveva avvenire in modo semi-conservativo. Ossia i due filamenti possono separarsi e ciascuno può fare da stampo per mezzo della specificità di legame delle singole basi per la sintesi dei nuovi filamenti complementari. Resterà solo da capire come questa informazione contenuta nel DNA venga letta e quindi tradotta in fenotipo, ma questa è un'altra storia. Ok, sì, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine del video anche stavolta. Devo ammettere che è stato difficile, soprattutto per il caldo che sta facendo in questi giorni. Comunque, se vi è piaciuto, potete mettere mi piace, condividere, iscrivervi al canale, se volete fare domande, potete commentare. Dimenticavo di ricordarvi che ho una pagina Instagram e ultimamente sto anche utilizzando la pagina Facebook, quindi dateci un'occhiata se volete. E per il resto ci vediamo con il prossimo video.